Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo a risolvere i sistemi di disequazioni fratte. Un sistema di disequazioni fratte è un insieme di due o più disequazioni, di cui almeno una è fratta o con prodotti. Il nostro scopo è quello di determinare l'insieme dei valori dell'incognita che soddisfano contemporaneamente tutte le disequazioni del sistema. Gli esercizi di questo tipo ci abituano a scomporre un problema complesso in tanti problemi più semplici. Nel nostro esempio abbiamo un sistema formato da due disequazioni fratte. Vedremo che ciò equivale a risolvere tre esercizi in uno solo. Risolvere la prima disequazione fratta, risolvere la seconda disequazione fratta ed infine risolvere il sistema formato dagli insiemi soluzione delle due disequazioni precedenti. Chiamiamo dunque A la prima disequazione e B la seconda. Riscriviamo il testo della disequazione A qui in basso e risolviamola come se fosse un esercizio a sé stante. Ora riscriviamo anche il testo della disequazione B qui a lato e risolviamola come se fosse un esercizio a sé stante. Vi ricordo che quando si risolvono le disequazioni fratte, i grafici vanno fatti con i tratteggi, in modo da calcolare il segno della frazione algebrica presente nel termine di sinistra della disequazione. Vi faccio presente anche un errore molto comune che fanno gli studenti quando risolvono questo tipo di sistemi. L'errore è quello di copiare le disequazioni e di mettere qui il verso maggiore. Invece le disequazioni vanno copiate identiche a quelle presenti nel testo del sistema e solo dopo i fattori vengono posti maggiori di 0 o maggiori o uguali a 0. Attenzione dunque a non commettere questo errore. Riportiamo ora a lato del sistema iniziale in un nuovo sistema i risultati ottenuti e rappresentiamoli in un terzo grafico senza linee tratteggiate, poiché quando si risolve un sistema non hanno importanza i segni, ma bisogna vedere quando tutte le disequazioni presenti sono soddisfatte contemporaneamente. Nella prima soluzione è presente l'unione di due intervalli, l'intervallo x minore di meno 6, che si rappresenta con un pallino vuoto in corrispondenza del meno 6 e con una linea verso sinistra, e dell'intervallo x maggiore o uguale a 5, che si rappresenta con un pallino pieno in corrispondenza del 5, poiché è presente l'uguale, e con una linea verso destra. Vi ricordo che quando è presente il simbolo unione, i due intervalli vanno rappresentati sulla medesima retta, quindi alla stessa altezza sul grafico, e non su due linee separate. Anche la seconda soluzione va rappresentata con due tratti sulla medesima retta del grafico e quindi facciamo un pallino vuoto in corrispondenza del 3 con una linea verso sinistra e un pallino pieno in corrispondenza del 4, poiché è presente l'uguale nella soluzione, e una linea verso destra. Siccome nel sistema sono presenti due disequazioni, l'insieme delle soluzioni è costituito dai due intervalli in cui sono presenti due linee, cioè questo e questo. L'insieme soluzione è dunque formato dall'unione dei due intervalli x minore di meno 6 e x maggiore o uguale a 5. Passiamo ora ad un esempio leggermente più complesso. Come possiamo notare, sono presenti nuovamente due disequazioni fratte. Nella prima è presente un 2 a destra, mentre nella seconda è presente un fattore elevato al quadrato. Vediamo come si procede. Come in precedenza, chiamiamo A e B le due disequazioni e riportiamo il loro testo qui in basso. Nella prima, portiamo il 2 a sinistra cambiandolo di segno, facciamo minimo comune multiplo fra i denominatori e dopo opportune semplificazioni arriviamo alla forma finale 3x meno 3 fratto 2 meno x minore o uguale a 0, che risolviamo ponendo il numeratore maggiore o uguale a 0, il denominatore maggiore di 0 e calcolando il segno della frazione algebrica, ottenendo il risultato x minore o uguale a 1 unito a x maggiore di 2. Per risolvere la seconda disequazione si procede in modo analogo. L'unica eccezione è il quadrato presente a denominatore. Per risolvere la disequazione x meno 2 al quadrato maggiore di 0, ci dobbiamo ricordare che una potenza di grado pari è sempre positiva, tranne quando la sua base è 0. Nel nostro caso, la base si annulla quando x vale meno 2
Infatti meno 2 più 2 è uguale a 0, che non è maggiore di 0. La terza disequazione è dunque verificata per ogni valore della x ad eccezione del meno 2. Per rappresentare graficamente questo risultato, dobbiamo tracciare una linea continua dalla sinistra alla destra del grafico, con un pallino vuoto a meno 2, poiché il meno 2 e solamente il meno 2 non soddisfa la disequazione. Una volta ottenuti i risultati delle due disequazioni, li riportiamo in un sistema. Io per comodità li ho collocati qui a destra del sistema iniziale. Rappresentiamo ora graficamente i due insiemi soluzione, ricordando che ogni insieme soluzione va rappresentato sulla stessa linea. Praticamente il simbolo di unione ci dice di rappresentare i due intervalli x minore o uguale a 1 e x maggiore di 2 sulla medesima linea orizzontale. Lo stesso vale per la seconda disequazione. Gli intervalli x minore di meno 8 e x compreso tra 0 e 1 con lo 0 incluso vanno rappresentati sulla medesima linea orizzontale. Siccome nel sistema sono presenti due disequazioni, l'insieme soluzione è costituito dagli intervalli in cui sono presenti due linee, cioè x minore di meno 8 unito a x compreso tra 0 e 1 con lo 0 incluso. Ricordo che all'1 non va messo l'uguale, poiché in presenza di più pallini sovrapposti, come già detto, il pallino vuoto vince. Con questo abbiamo concluso anche il discorso sui sistemi di disequazioni fratte. Nel prossimo video tutorial di questa playlist parleremo di sistemi lineari ed inizieremo a risolverli utilizzando il metodo di sostituzione. Vi aspetto! Ciao!